progetto della sauna è in pausa fino a primavera, ma questo era già secondo i programmi. Prima di tutto, prima che arrivi più caldo, devo terminare questi lavori di pulizia dell'alpeggio, quindi tirare via tutta la legna che c'è in giro. Ho fatto a zone, dietro è pulito, adesso mi manca questa zona qui davanti e una volta chiuso qui, diciamo che questa parte di pulizia è finita. Poi ci sono in ballo diverse cose, perché ho intenzione di rendere tutto più bello e quindi ho intenzione di ritoccare i pendii con la moto zappetta, renderli tutti uniformi e poi successivamente piantare dell'erba apposita per alpeggi di montagna, in modo da rinfoltire il prato, perché non è proprio bello, ecco, soprattutto in questa parte qua dietro, essendo sempre stata coperta da foglie e chiusa dagli alberi, quindi bisogna far rinascere l'alpeggio ed è un lavoro lungo e faticoso.
In attesa che lo spezzatino sia pronto, lavoro un po' al computer e ne approfitto per presentarvi lo sponsor di questo video, grazie al quale potrò portare i materiali della sauna senza spaccarmi la schiena, poiché insieme ad altri materiali farò un carico in elicottero. Lo sponsor di questo video è Surfshark VPN. Immagino che ormai sappiate che cos'è una VPN, se ne parla tanto. Una VPN è un software semplicissimo che vi permette di navigare in sicurezza evitando intrusioni da parte di malintenzionati in qualsiasi posto voi vi troviate. Quindi, per esempio, se state navigando col vostro computer all'aeroporto o se siete in baita e un hacker qua fuori viene di intrufolarsi all'interno del vostro computer, potrebbe succedere che i vostri dati sensibili possano essere rubati. Grazie alla VPN siamo protetti e quindi non corriamo questi rischi. Ma in realtà la VPN serve anche per finalità anche un po' più ludiche e molto utili. Guardare delle serie, per esempio, di piattaforme streaming che non sono presenti in Italia e possiamo vedere, non so, una serie dagli Stati Uniti, come se fossimo teletrasportati negli Stati Uniti. Potrebbe essere utile anche proprio a livello lavorativo, perché se voi avete bisogno di ottimizzare i vostri video per un pubblico specifico che possa essere argentino, statunitense, brasiliano, grazie alle VPN voi potete entrare nel portale di questo paese e vedere se avete fatto un buon lavoro in termini di ottimizzazione delle parole chiave del vostro video. Quindi la VPN costa pochissimo ed è molto utile per tanti aspetti. In questo caso costa ancora meno perché abbiamo 30 giorni di prova gratuita, dopodiché se non siete soddisfatti sarete rimborsati, ma oltretutto grazie al codice sconto che mi è stato fornito da Surfshark avrete ben 4 mesi di VPN gratis, quindi direi che non potete chiedere di più. Avrete tutto il tempo per testare la vostra VPN. Ringrazio Surfshark, vi lascio tutti i link in descrizione e niente, adesso aspettiamo lo spezzatino.
credo che per quest'anno sia sufficiente, ho ripulito praticamente quasi tutti i lati. Diciamo che adesso in prossimità della baita non ci sono più piante a terra. Era un lavoro importante da fare, ovviamente ci sarebbe da fare un lavoro molto più approfondito, ma per una persona da sola è praticamente impossibile. Nel frattempo qua è tutto accatastato e poi un po' verrà utilizzata magari come materiale da costruzione, un po' verrà spaccata e accatastata, tutta legna di castagno. Questo lavoro è stato reso possibile grazie a questo piccolo verricello. Questo non mi è stato mandato da nessuno, è un verricello della Vevor, è un brand che già utilizzo, e devo dire che avete visto quello che sono riuscito a fare in questi giorni di spostamento di tronchi molto pesanti, e sono davvero soddisfatto perché è un verricello che costa 150 euro, quindi pochissimo, funziona a corrente, quindi bisogna avere una presa di corrente o una power station, però se consideriamo che questo costa 150 ed un verricello a scoppio di quelli forestali costa 10 volte tanto, forse anche di più, direi che non ci si può lamentare, anche se durasse poco, ma sembra ancora tutto integro. Sì, si è leggermente incrinata questa parte qui sotto, ma fa il suo dovere. Unico problema, ha 9 metri di cavo, che sono pochi, quindi io faccio poi delle giunzioni, faccio 9 metri di corsa, recupero, stacco la corda e poi faccio gli ultimi 9 metri di corsa col cavo in acciaio. Assorbe 1,5 kW di potenza e devo dire che fino adesso non ho avuto problemi a tirar su anche roba molto pesante, quindi davvero notevole, davvero notevole. Sarebbe bello se un giorno magari riuscissero a fare una versione con 20-25 metri di cavo, magari addirittura con batteria integrata. I cinesi normalmente, quando capiscono che una cosa può avere mercato, fanno subito delle modifiche, quindi probabilmente sono convinto che vedremo anche un verricello con più cavo e magari anche con batteria integrata, anche se una batteria integrata credo che lo renderebbe davvero troppo pesante, quindi poco pratico, perché insomma così saranno, non so, più di 10 kg, una decina di chili indicativamente, e va bene perché vedete lo spostiamo nei pressi della baita, ma più pesante diventerebbe praticamente inutilizzabile.
Buongiorno, anche se non è proprio un buongiorno, perché stamattina per la prima volta ho trovato un ratto che girava qui in giro. Non mi è mai capitato di avere ratti in baita, topolini di montagna, ghiri, ma il ratto no. Il ratto è veramente una cosa da risolvere e da eliminare. Il problema è che il ratto è intelligentissimo. Io pensavo inizialmente che fosse un ghiro. Già da un mesetto sotto al tetto sentivo rumori, trovavo cacche in giro per la baita, rosicchiamenti e non capivo cos'era. Poi sono giunto alla conclusione che fosse un ratto. Stamattina l'ho visto proprio e banchettava qua con le cose che avevo lasciato fuori. Una delle possibili cause è il vespaio. Ho lasciato delle fessure aperte che stamattina dovrò andare assolutamente a sigillare e poi vedremo se basterà questo per risolvere la situazione. Probabilmente questa immagine farà storcere il naso a qualcuno perché ho abbattuto il noce che c'era tra le due baite. Ci ho pensato parecchio, però era una pianta che mi dava fastidio. Dava fastidio perché faceva molto sporco, faceva cadere rami anche pericolosi, soprattutto durante le nevicate forti. Non è mai stata curata, potata come si doveva e quindi andava un po' dove voleva e non era una bella pianta da tenere qui, proprio vicino alla baita. È un peccato perché era una pianta che avrà avuto all'incirca 50 anni, credo, però devo dire che col senno di poi non me ne sono assolutamente pentito, anzi penso che sia stata la scelta più giusta. Ovviamente con questa pregiata legna di noce poi ricaverò degli assi con cui si faranno vari progetti in futuro. Ma non l'ho fatto da solo, mi ha aiutato Roberto, che saluto e che prossimamente andremo a trovare nella sua bellissima baita.